L'idea mi è venuta da un'arrabbiatura, una solenne arrabbiatura. Io ero studentessa di giurisprudenza al 4º anno della Università degli Studi di Roma. Avevo avuto questa prestigiosa borsa di studio Fulbright. Avevo studiato per un intero anno accademico alla Columbia University di New York. Vado all'ufficio studenti, mi metto in coda, dico all'impiegato che siccome avevo studiato per un anno alla Columbia University, conseguendovi il titolo di master in diritto comparato, che per piacere mi riconoscessero il master come equivalente dei 3 esami universitari che ancora mi mancavano per conseguire la laurea in giurisprudenza a Roma, così io avrei fatto la tesi e mi sarei subito laureata. Mi ha fatto una solenne ramanzina a base di «Ma cosa crede, signorina? Lei se ne va a divertirsi, lei se ne va a spasso per il mondo», e poi così puntando il dito, «E poi noi dovremmo darle una laurea, ma faccia il piacere». Io mi sono trovata giovanissima ad essere niente meno che il consulente scientifico per le relazioni internazionali dell'associazione fra i rettori di tutte le università italiane. E questo non è che mi desse un potere, però mi dava i contatti. Dunque, il primo principio che ha informato la mia azione è stato democratizzare gli studi universitari. Il secondo principio è stato promuovere la pace nel mondo. Perché questi contatti di giovani persone in un ambiente universitario diverso dal proprio promuovono la comprensione fra le persone, quindi la comprensione fra i popoli, la comprensione fra le culture e quindi la pace. L'Erasmus, non bisogna mai dimenticarlo, non è prioritariamente uno studio, è un'esperienza complessiva e composta da tanti fattori e che non produce soltanto delle acquisizioni teoriche o intellettuali, no, cambia proprio la personalità. Sviluppa il pensiero critico, sviluppa il modo di guardare al nostro prossimo. L'erasmiano non giudica. Tutte queste caratteristiche facilitano anche la carriera professionale, ma prima di tutto facilitano la vita di chi è stato in Erasmus. Dagli insegnamenti che fanno crescere, attraverso fatti, non attraverso o le parole parlate di una lezione o le parole scritte di un libro. Anche una disorganizzazione è occasione di apprendimento. Ci sarà stato qualcuno che è andato in Erasmus, non è stato soddisfatto e direbbe «Ah no, non lo rifarei». Seppure c'è, non è mai venuto a parlare con me. Beh, sicuramente vorrei andare in Erasmus, questo è poco ma sicuro, però
Aggiungerei anche, però purché mi ci mandiate, vado in qualunque posto.